Inizio dipingendo lo sfondo e parto dal cielo. A questo punto cerco di salvare degli spazi bianchi sul foglio che mi rappresentano le parti molto illuminate delle case in lontananza. Aggiungo qua e là qualche nota di colore sullo sfondo. Passo a dipingere adesso il mare con una tinta molto leggera, almeno in lontananza. Lascio un tratto intermedio più chiaro, per poi nuovamente dipingere il mare con una tinta leggermente più scura. Riprendo lo sfondo, accentuando qualche tratto più scuro qua e là. Analogamente per il mare, traccio alcune linee che rappresentino le onde. Per il primo piano spruzzo alternativamente blu oltremare, terra di Siena bruciata e ocra gialla. Adesso, col pennello intinto nell'ocra gialla molto diluita, riunisco tutti i puntini, senza insistere troppo su di essi. Con la terra di Siena bruciata accenno qualche macchia di ruggine. Giro il foglio per evitare che il colore coli troppo. Inizio a dipingere le catene utilizzando principalmente 3 colori: terra di Siena bruciata, ocra gialla e poco rosso chiaro. Per le ombre utilizzo terra d'ombra bruciata e blu oltremare. Ispirandomi al soggetto, distribuisco luce e ombre secondo la teoria del chiaroscuro.
Creo dell'ulteriore trama nel primo piano. Ora sovrappongo al mio dipinto una sagoma preparata in precedenza. Faccio questo per evitare che i prossimi interventi sul dipinto mi vadano a sporcare delle zone che non voglio vengano toccate. Per creare questo tipo di trama utilizzo una semplice spugna. Utilizzo il colore terra d'ombra bruciata e col pennello la spalmo sopra la spugna. Analogamente utilizzo la terra di Siena bruciata, solo che in questo caso la spalmo direttamente dal tubetto sulla spugna. Per evitare che ci sia troppa concentrazione di colore, la provo su un pezzo di foglio. Infine utilizzo sempre la spugna, ma per quest'ultima parte la intingo sul colore steso sulla tavolozza. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, grazie.